Buonasera a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Inter-Arsenal finisce 1-3, ancora una volta l'Inter esce sconfitta da un big match pur non sfigurando al cospetto di un avversario che in questo momento è semplicemente più forte. È un Inter che esce sconfitta perché ancora una volta mette in mostra i suoi punti deboli, qualche individualità che ha deluso e non è la prima partita, un Inter a cui manca quello che qualcuno chiama l'instinct killer sotto porta, soprattutto sull'1-1. È un Inter che ha l'occasione per mettere la partita sui binari giusti e invece la fallisce. E c'è stata una gestione di Chivu, una particolare scelta di Chivu che a me francamente non è piaciuta. Naturalmente non do colpa all'allenatore per la sconfitta, andremo però a vedere con ordine anche a cosa mi riferisco quando dico c'è una gestione che a me non è piaciuta. Naturalmente prima di iniziare, come al solito vi ricordo anche un bel like se vi piace il contenuto del video e l'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti, se volete dare un grandissimo contributo. Innanzitutto è stato un Arsenal che ha approcciato la partita in maniera molto aggressiva, molto intensa e che dopo 10 minuti si era trovato già in vantaggio. In realtà si era trovato in vantaggio su clamoroso errore dell'Inter, o meglio errore di Luis Enrique, perché l'Arsenal che sviluppa l'azione sul lato destro, porta tanti giocatori da quel lato, sposta il pallone in zona centrale, ovviamente hanno tantissima qualità per muovere palla anche nello stretto, però Di Marco aveva deviato bene il tiro di Saka. Gabriel Jesus, che lo ribadisce in porta, si trova in posizione regolare perché Luis Enrique è colpevolmente molto più basso dei compagni, tiene in linea tutti. Ecco, questa è una delle colpe che ha l'Inter in questa sconfitta, purtroppo errore di Luis Enrique sul gol. Andiamo a vedere anche dal punto di vista tattico però che tipo di partita è stata Inter-Arsenal, come hanno giocato le due squadre. È stato un Arsenal che, come avevamo previsto alla vigilia, portava un pressing altissimo, soprattutto nel primo tempo, era un pressing uomo su uomo, quindi anche con Zielinski che si abbassava ad impostare, c'era Eze che andava a seguire Zielinski, erano tutti duelli uomo su uomo a tutto campo, tanto è vero che l'Arsenal non temeva neanche di lasciare l'uno contro uno in difesa con Thuram, quindi molto spesso era Thuram Mosquera con Lautaro che andava incontro all'azione. Ed era quindi un Arsenal che faceva un pressing molto alto, addirittura andava a disturbare anche il possesso palla di Sommer. L'Inter però in più di un'occasione è riuscito ad evitare questo pressing dell'Arsenal con costruzione diretta, quindi appoggiandosi su Marcus Thuram, che molto spesso è riuscito a difendere palla dagli attacchi di Mosquera, a far salire la squadra. A quel punto poi cosa dovevano fare? Ovviamente c'era anche Lautaro che a volte ha fatto questo tipo di lavoro, però quando si trattava di appoggiarsi sul calciatore più fisico ovviamente toccava a Thuram. Thuram poi poteva scaricare palla a Lautaro Martinez, a Sušić che magari si inseriva, e nel primo tempo ha giocato al di là del gol una grandissima partita Sušić. C'era Barella, magari venivano chiamati i centrocampisti a supportare l'azione, ed è un qualcosa che stava funzionando in questo senso nell'Inter. Arsenal che invece poi quando si trovava con l'avversario, quindi con l'Inter in fase di sviluppo, magari con la palla all'altezza della linea di metà campo o oltre, si andava a risistemare con due linee molto strette ma alte, quindi con magari una difesa che rimaneva alta, a centrocampo si andava a formare praticamente una linea da 4 con Eze che spesso rimaneva più vicino a Gabriel Jesus. Questo cosa comportava? Che ovviamente poi l'Inter aveva delle difficoltà a trovare spazio tra le linee e aveva delle difficoltà anche a sfruttare le corsie laterali, perché se da un lato abbiamo comunque un Di Marco Bastoni, una corsia che l'Inter predilige e che funziona, il problema era dalla parte opposta. Perché non soltanto per errori di Luis Enrique, ma perché Luis Enrique viene spesso troppo isolato da questo lato. Se prendiamo le posizioni medie, vediamo chiaramente che da un lato ci sono comunque, il 32 Di Marco, Bastoni, Sušić, si va a creare comunque densità da quel lato. Quando però l'Inter scaricava sulla parte destra, Luis Enrique, guardate quanto è isolato, non c'è il supporto di Akanji che rimane più basso di Bastoni. Barella, a differenza di altre volte, è stato anche più dentro il campo, magari per andare a sfruttare anche quegli appoggi di Thuram. Fatto sta che spesso l'Inter apriva anche il gioco su Luis Enrique che provava ad alzarsi,
Però il problema è che Luis Enrique, ormai l'abbiamo capito, non ha l'intraprendenza di puntare l'avversario, di saltare l'uomo, quindi molto spesso si rallentava l'azione da quel lato, si tornava indietro, oppure Luis Enrique ha anche provato qualche spunto, perché poi ecco, in alcuni frangenti ci sono state 3-4 accelerazioni dove ha mostrato anche qualcosina, poi però purtroppo se viene isolato da quel lato, un po' chiaramente ha le sue colpe Luis Enrique, non vogliamo dire che ha fatto una grande partita, però se in più viene anche isolato da quel lato è chiaro che poi finisce per essere anche un tantino prevedibile. Arsenal che invece cosa faceva quando era in possesso palla? Innanzitutto era un Inter che non aveva, ecco, timore di giocarsi la partita, tra virgolette. È stato un Inter che ha alzato anche la linea di pressing, naturalmente non era altissima uomo su uomo, però portava tanti calciatori a disturbare la manovra dell'Arsenal. Arsenal che ha sfruttato soprattutto la corsia destra. Ecco, Saka è stato praticamente incontenibile questa sera e molto spesso partiva largo Saka, quindi naturalmente impegnando i calciatori dell'Inter, con Timber che quando avanzava andava più per linee interne, ecco, andava a sfruttare gli half space, ma Saka è stato praticamente un calciatore davvero incontenibile in alcune circostanze. Ecco, è quel tipo di calciatore che a noi manca, non tanto per la qualità, perché poi chiaramente non tutte le squadre hanno un Saka in squadra, ma ecco, l'Arsenal sapeva di poter puntare da quel lato al numero 7 perché poteva puntare l'avversario e poteva creare la giocata. Anche noi l'abbiamo fatto provando a puntare, ecco, su Luis Enrique molto spesso, che era un po' più isolato, però il problema è che quando la palla andava da Luis Enrique non abbiamo il calciatore, non è il calciatore, ma non l'abbiamo praticamente in rosa, il calciatore che può inventare la giocata, che può andare all'1 contro 1, che può saltare l'avversario. Detto questo, era poi un Arsenal che spingeva tanto da questo lato, ovviamente centrocampisti che accompagnavano l'azione, che si inserivano, ed è chiaro, insomma, era una qualità quella dell'Arsenal che di certo non la scoprivamo oggi. Inter che però, come detto, ecco, non si è disunita dopo l'1-0 ed anzi ha ripreso a giocare. Dopo 8 minuti aveva già trovato il pareggio. Lautaro che ha dato una gran palla a Thuram. Sul rimpallo c'è stato Barella e questo, arriviamo al punto, Barella anche stasera non ha brillato, però è sempre presente in entrambe le fasi, un calciatore tatticamente molto importante, in occasione del gol si è trovato praticamente al limite dell'area di rigore ed è stato poi fondamentale, perché poi c'è stato, ecco, il tiro di Barella ribattuto, Sušić a supporto ha segnato un grandissimo gol. Ecco, quell'1-1 sembrava anche aver dato tanta fiducia all'Inter, un Inter che poi, ecco, sull'asse Sušić-Thuram ha avuto anche l'occasione per vincerla la partita. Ecco, c'è stato l'anticipo di Acerbi, era intorno al 27° minuto, anticipo di Acerbi, la transizione, cosa che su cui avevamo puntato nel pre-partita di ieri. L'Inter doveva sfruttare bene le transizioni e riesce a farlo, perché c'è Acerbi che recupera palla, Lautaro che lancia Sušić, praticamente si trovano Sušić, Thuram e Barella ad attaccare l'area di rigore dell'Arsenal. Lì forse, ecco, c'è stata una scelta sbagliata di Sušić ha messo un po' di tempo, ecco, per prendere una decisione. Quelle sono occasioni da sfruttare meglio, perché lo diciamo sempre, molto spesso anche nelle partite di campionato l'Inter crea tanti presupposti per far male all'avversario, però manca quel instinct killer, come l'ho chiamato ad inizio video, e purtroppo contro l'Arsenal lo paghi, perché l'Arsenal non ti concede tantissime chance per segnare, tanto è vero che poi dopo 4-5 minuti di gioco subiamo il gol del 2-1. Arriva ancora una volta da calcio d'angolo, sapevamo era un punto di forza dell'Arsenal, sicuramente, ecco, qualcosina poteva essere fatta meglio, Barella poteva essere un po' più rapido a chiudere Trossard, corner che loro battono sul secondo palo, forse poteva essere un tantino più rapido a chiudere su Trossard, forse Sommer poteva essere un po' più reattivo in uscita, ma insomma io do anche tanti meriti all'Arsenal, perché se è una squadra che segna il 18° gol da piazzato, insomma, significa che effettivamente, ovviamente in stagione, significa che effettivamente è una squadra che ha tanta qualità da questo punto di vista. In realtà l'Inter anche lì non si è disunita, ha chiuso anche il primo tempo creando un'occasione da gol e quindi segno che mentalmente l'Inter era in gioco, in partita. Secondo tempo però è stato diverso, l'Arsenal è stato un po' meno aggressivo in fase di non possesso, ecco, attendeva un tantino
non ci ha concesso tanti spazi all'inizio del secondo tempo e anzi era l'Arsenal che in un paio di occasioni ha creato i presupposti anche per il terzo gol. C'è un cambio che cambia un po' la partita ed è l'ingresso in campo di Pio Esposito e qui appunto è diciamo la gestione di Chivu. Certo, capisco naturalmente partire con Lautaro Thuram, forse però il cambio di Pio Esposito poteva essere fatto anche un attimo prima, perché Lautaro stava facendo tatticamente un lavoro importante, come al solito incontro a centrocampo si dava tanto da fare, però anche stasera non è stato il miglior Lautaro, ci sono tante esecuzioni sbagliate, un pallone magari perso nei pressi nella nostra tre quarti, in un'altra occasione nel primo tempo c'è stata la possibilità di un tiro al volo e l'ha lisciato, insomma non è un Lautaro brillantissimo. E per il tipo di lavoro che stava facendo Thuram, quindi farsi appoggiare palla, lottare, fare a sportellate con la difesa avversaria e scaricare, ecco, avere l'attacco Pio-Thuram avrebbe permesso, come poi lo è stato, ecco, dopo il 63esimo minuto, Pio che riceve palla e quindi va a fare a sportellate, difende il pallone ed è un lavoro che riesce a fare meglio rispetto a Thuram, e Thuram che può attaccare la profondità ed è un po' quello che stava cercando di fare l'Inter, se poi ecco nel secondo tempo Sušić era un po' calato, Thuram anche, però insomma l'ingresso in campo di Pio ha subito dato una risvegliata all'attacco dell'Inter, c'è stata l'occasione ecco con Enrique che si è appoggiato su Pio Esposito, la girata e palla fuori di pochissimo e lì Pio Esposito tiene Mosquera anche col fisico, col braccio da attaccante vero. Ci sono state poi ecco più di una situazione in cui l'Inter sembrava potesse creare qualcosa. Arriviamo al punto di una gestione che a me è piaciuta poco. Chivu all'82esimo cosa fa? Sbilancia la squadra, ma toglie completamente il centrocampo. L'Inter rimane schierata praticamente con Bonny, Thuram e Pio Esposito, con Diouf sulla corsia destra, con due soli centrocampisti praticamente. Ecco, aveva fatto uscire prima Barella, poi fa uscire anche Zielinski e rimane praticamente con Sušić e Frattesi a centrocampo. Inizialmente il cambio di Frattesi mi era anche piaciuto perché poteva dare quella spinta magari sulla tre quarti, era una partita da recuperare, un calciatore che si sa inserire benissimo può creare scompiglio e va bene, ma quando vai a sbilanciare tutta la squadra e sguarnisci completamente il centrocampo, scopri il fianco all'avversario. È vero, mancava poco alla fine, però era un Inter in partita ed è stato un Inter che poi praticamente ha subito gol dopo 2 minuti da questo cambio. In realtà anche sul gol, ecco, c'è un rimpallo, però anche lì credo che Frattesi forse poteva essere un tantino più reattivo. Frattesi, Sušić, un pizzico di reattività in più, quel pallone si può recuperare e si evita il gol di Gyökeres. Però qui torniamo ad un aspetto che veniva tanto criticato ad Inzaghi, quando si diceva Inzaghi non è spregiudicato, non osa, non mette la terza punta in campo. È vero, in alcune partite mettere una punta in più può aiutare, ma in una partita come questa, molto equilibrata, praticamente svuotare il centrocampo, perché con Sušić e Frattesi significa che il centrocampo è stato svuotato, non è proprio una grandissima mossa. Fermo restando che io non do le colpe principali a Chivu, naturalmente c'è una concatenazione di cause che poi porta alla sconfitta, non ultima che abbiamo incontrato, quella che in questo momento è probabilmente la miglior squadra d'Europa, quindi a volte c'è un avversario semplicemente superiore, però certo, ecco, se l'Inter avesse magari sulle corsie esterne calciatori che riescono a puntare l'avversario, e ribadisco, stasera per esempio Luis Enrique sbaglia tanto sul gol subito, poi ha anche qualche buono spunto, ma insomma non è il calciatore che ti dà l'uno contro uno che ti crea la giocata. Se l'Inter fosse un pochino più cinica sotto porta e nelle 2-3 occasioni importanti riesce a fare quel secondo gol che sarebbe stato importantissimo, se l'Inter gestisse un pochino meglio, ecco, senza farsi prendere anche un po' da quella frenesia che c'è stato nel finale nel mettere tanti calciatori in attacco, ecco, forse staremmo parlando di una partita diversa, perché poi è stato un Inter che numeri alla mano è stata sì leggermente inferiore all'Arsenal, ma insomma anche le statistiche parlano di una partita tutto sommato abbastanza in parità, quindi soltanto gli XG sono sbilanciati a favore dell'Arsenal, poi possesso palla, tiri totali, tiri in porta, anche le grandi occasioni che riporta diretta sono abbastanza in equilibrio. Detto questo, naturalmente adesso è un Inter che è quasi condannata ai playoff, anche l'eventuale vittoria a Dortmund potrebbe non bastare
e chiaramente era un qualcosa che avevamo messo in preventivo all'inizio della Champions, è un qualcosa però che lascia un po' di amaro in bocca, perché ci sono 2 punti che mancano tantissimo, sono quelli con l'Atletico e col Liverpool. Ecco, col Liverpool manca quel punto per l'errore arbitrale e con l'Atletico forse ancora una volta per un pizzico di attenzione che mancò. Sarebbero stati 2 punti fondamentali, adesso è un Inter che sarà praticamente quasi condannata ai playoff che cadranno praticamente nel giro di 8 giorni a febbraio, e speriamo che possano incidere poco sul campionato. Anzi, a questo punto, ovviamente in attesa delle partite di domani, se la classifica ci mette in una condizione in cui anche la vittoria quasi sicuramente non basterebbe, forse a Dortmund si potrebbero anche gestire un po' le energie, perché purtroppo si gioca ogni 3 giorni e si giocherà ogni 3 giorni anche a febbraio. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, che tipo di partita è stata secondo voi Inter-Arsenal dal punto di vista tattico, cosa l'Inter magari avrebbe potuto fare un tantino meglio, oppure se è stata semplicemente maggiore qualità degli avversari. Insomma, discutiamone nei commenti. Come sempre, nonostante la sconfitta, io vi lascio con un gran bel Forza Inter.